Inter 3, Udinese 1. L'Inter torna alla vittoria, torna a segnare dopo il passo falso, lo 0-0 contro la Samp, una partita anche oggi sofferta, forse più del dovuto. Sapevamo però che avremmo affrontato una squadra ruvida, tosta, intensa. Mi aspettavo un Inter Simo con qualche problemino in meno, sinceramente, per portare a casa questa partita. Io in preparazione di gara mi aspettavo un Inter che potesse dare una reazione ancora più forte. Evidentemente però sono state fatte delle scelte guardando anche al Porto mercoledì, cosa che tra l'altro ha fatto anche il Porto in campionato facendo ampio turnover. Noi abbiamo avuto più difficoltà. Una vittoria per 3-1 con l'Inter che va in vantaggio su calcio di rigore, sblocca questa partita su calcio di rigore dopo una partenza abbastanza incoraggiante. Prendiamo un gol ancora una volta in contropiede e francamente rimango perplesso dal come continuiamo a subire gol sempre allo stesso modo. Incolpevole Andanovic, schierato un po' a sorpresa e criticato secondo me stasera a torto perché non ha colpe lui sul gol preso secondo me. Secondo tempo l'Inter si stava vedendo che stava cominciando a crescere all'inizio del secondo tempo, trova il gol con Mkhitaryan, grandissimo gol, migliore in campo in assoluto per me l'armeno, e la chiude poi con Lautaro Martinez che prima si era mangiato un gol clamoroso. Le occasioni ci sono state, un Inter per larghi tratti troppo lenta nella gestione di questa palla e con troppi errori tecnici. Sì, ma a me la cosa che viene da sottolineare in questo momento sull'Inter è che non si può stare senza qualità in campo e tutte le scelte da prendere secondo me devono andare in direzione dell'aggiungere la maggior qualità possibile e in questa rosa non siamo una squadra con un tasso tecnico qualitativo sconfinato, ma quello che hai a disposizione, soprattutto nelle partite più importanti e quelle toste come questa, devi metterlo tutto. E evidentemente i cambi oggi hanno fatto la differenza proprio perché andavano in questa direzione. La qualità è quella che controlla il calcio, se vogliamo. Alla fine Mkhitaryan, per esempio, ne è un po' la dimostrazione, nonostante l'età, comunque, ma anche Dzeko continua a fare la differenza. Spero che sul mercato, senza adesso proiettarci troppo avanti, si tenga conto di questo, anche nei colpi low cost, comunque cercare più giocatori di qualità che di fisico, che comunque giocatori di fisico ne è pieno il mondo, ma la qualità deve essere il primo punto. Sulla partita, il risultato finale maschera un po' la sofferenza, perché obiettivamente un pochino abbiamo sofferto, anche se non tanto nelle occasioni, perché poi l'Udinese non ha creato in realtà tantissimo. Però come hai detto bene, insomma, arrivavamo alla partita pre-Interporto, che dalle scelte di Inzaghi non dico che passasse in secondo piano, però ne era sicuramente influenzata, perché comunque il turnover è stato fatto. Quindi l'importante stasera era vincere in ogni modo, anche perché il Milan ha vinto, domani vedremo le altre. E tutto sommato l'abbiamo fatto bene. Continua, secondo me, l'Inter a dover risolvere il famoso difetto dello sbilanciarsi troppo anche quando la partita è con un risultato positivo. Anche oggi sul 2-1, prima, cioè più di una volta ti sbilanci, porti avanti tanti uomini oltre la linea del pallone e quando, se perdi palla, diventano contropiedi pericolosi. Questa è una cosa che va risolta, perché poi se vinci te lo dimentichi, ma quando non vinci perché prendi gol in quei casi te lo ricordi fino alla fine. Quindi molto bene comunque, alla fine vittoria importante, ottimo l'impatto di Lautaro, migliore in campo per me Mkhitaryan, e da rivedere molto Dzeko e Lukaku, tutti e due, motivi diversi e anche in quanto coppia, diciamo, secondo me oggi da Sì. rivedere entrambi. Sono d'accordo. Oggi è difficile fare a meno di Lautaro e credo che sia stato escluso proprio perché in vista del Porto il titolare è lui e poi si scelgono gli altri 10. Secondo me questo è il Sì. ragionamento che fa il mister. Io so che ci saranno tante critiche, tanti commenti sulle prestazioni. Io comincio sempre più a pensare, ma sono convinto di questo, ne parlavamo anche nell'anno dello scudetto, siamo in quella fase della stagione dove si devono portare a casa i risultati, si deve far legna in questo momento. Con tutte le difficoltà devi accettare Sappiamo che anche per l'Udinese sono diventati punti pesanti adesso perché dopo la vittoria contro di noi all'andata hanno vinto soltanto 2 partite, quindi venivano a San Siro oggi per cercare di strappare qualcosina, si è visto con una fase difensiva molto attenta, con tanti giocatori a fare densità. Ci potevamo aspettare qualcosa in più da noi, comunque rifili 3 gol a questa squadra e hai creato anche altre occasioni perché Lautaro Martinez si è mangiato un gol clamoroso, Dzeko ha avuto un paio di palloni, in area non siamo stati spesso precisi nell'ultimo passaggio,
Potevamo tirare molto di più, molto spesso non abbiamo fatto il tiro e soprattutto poi, ancora una volta, secondo me manca un calcio di rigore clamoroso con tanto di espulsione, che sarebbe dovuto arrivare nei primissimi minuti, della gara, che avrebbe cambiato sicuramente il corso della partita. So che ancora una volta non se ne parlerà, io continuo a dire: se non ne parli quando vinci, poi non lamentarti se la situazione non cambia mai. Poi ci hanno dato un rigore sacrosanto, ma è dovuto intervenire il VAR per farci concedere quel calcio di rigore, sul quale Lukaku prima sbaglia, poi il VAR stesso vede che un difensore è entrato in area di rigore troppo presto, ce lo fanno ricalciare e Lukaku con grande personalità poi lo, mette in rete e per fortuna. A livello poi di singoli, Simo, poi tra pochissimo vediamo la classifica. I temi oggi erano diversi. Il ritorno di Brozovic davanti alla difesa. L'ho visto un po' troppo innamorato della palla in alcuni momenti e un po' troppo sbilanciato in avanti. Secondo me anche lui ha delle responsabilità, troppo rilanciato in avanti in occasione del gol in cui ci troviamo totalmente scoperti in quella situazione, un po' falloso. Oggi si è vista la differenza con l'ingresso di Cianoglu, la manovra dell'Inter ne ha risentito meglio, però non è una bocciatura per me e per Brozovic, che ha bisogno di recuperare sicuramente. Lo stesso vale per Lukaku, che secondo me alcuni dicono è febbraio quando inizia a giocare. Io ragazzi vorrei ricordare che il calcio vero non è quello della PlayStation. Un giocatore che ha avuto un infortunio così grave, io mi ricordo cioè per rivedere il Lukaku dell'anno dello scudetto noi ci abbiamo messo 1 anno e mezzo per vedere quel Lukaku. Pensare che dopo un infortunio così grave, il più grave della sua carriera, potesse pronti via tornare quello è abbastanza un'utopia. È un Lukaku ancora non sufficiente per me a livello globale, gli do la sufficienza perché ha trovato il gol e perché nella prima parte di gara comunque la maggior parte delle azioni passavano da lui. Non credo, tra l'altro, che il gioco si addica molto a lui, anche nel senso che lo abbiamo visto, dicevi giustamente tu prima, Simo, lo facciamo giocare sempre spalle alla porta, non ha mai nemmeno l'opportunità di calciare in porta e per un centravanti diciamo che è un po' una complicazione, no? Questo è un grande problema, perché l'ho notato dopo aver parlato di un buon primo tempo a livello di gestione del pallone, poi ripensandoci quando è uscito, tutte le volte che lo inquadravano ricevendo il pallone era sempre rigorosamente spalle alla porta, dovendo fare quel lavoro lì di rifinitura, che per carità è importante, lo dicevamo, però è un attaccante e soprattutto se giochi di fianco a Dzeko che più o meno fa la stessa cosa, dopo non tiri mai e casualmente poi entra Lautaro e ha 2 occasioni. Poi secondo me la prestazione anche di Lautaro e del discorso Brozovic-Çalhanoğlu cambia molto anche perché l'Udinese si sbilancia in avanti, perché quando c'è Brozovic in campo l'Inter continua a rimuginare su ogni pallone, su ogni passaggio, proprio perché l'Udinese comunque è tutta negli ultimi metri, dalla tre quarti in giù, e obiettivamente di spazio se ne trova poco. E infatti Lukaku e Dzeko giocano sempre a spalla alla porta. Quando l'Udinese si spinge avanti e si allunga, Çalhanoğlu va a nozze con gli spazi e Lautaro trova tante volte la possibilità di correre fronte alla porta, una volta sbaglia un gol incredibile, una volta fa gol. Quindi come dici sempre anche tu, si gioca in due e anche oggi l'Udinese per parte della gara ha pensato giustamente anche molto a limitarti. Però sì, comunque, insomma, Lukaku ha delle attenuanti sicuramente, hai detto bene tu. Dal punto di vista poi economico bisogna riflettere perché Certo, oggi non è certo. in campo non ha il peso che ha a livello di bilancio, ovvero il giocatore più pagato dell'Inter. Quindi questo deve essere sicuramente una riflessione da fare. Certamente, certamente. In positivo, Mkhitaryan migliore in campo. Mi è piaciuto molto Dumfries oggi, sicuramente un impatto diverso, decisivo in difesa perché fa un salvataggio sul tiro di Success che poi ha innescato il gol che ha sbloccato la partita nel secondo tempo, che ci ha portato sul 2-1. Si è visto più in partita, centrato mentalmente ed è tutta una questione di testa secondo me il rendimento di Dumfries e oggi avevo un avversario anche scomodo come Udogie, e mi è piaciuto molto Dumfries. Mi è piaciuto moltissimo l'ingresso di D'Ambrosio, ero un po' dubbioso sulla scelta di Inzaghi di sostituire Darmian con D'Ambrosio, che era stato ammonito Darmian nel primo tempo, invece è stato decisivo in fase difensiva e molto propositivo anche in avanti. Ciala è entrato bene lo stesso e Di Marco ha messo un pallone decisivo, avrebbe fatto anche 2 assist perché anche per Dzeko aveva servito un gran pallone che poi Dzeko non ha sfruttato al meglio. Andanovic incolpevole sul gol, per il resto non è mai stato impegnato.
Non so Simo se tu hai da sottolineare qualche altra prestazione dei singoli. No, io cito solo Barella per una cosa: è un giocatore di una generosità infinita e penso che un giocatore che abbini quella qualità a quella corsa sia veramente raro. Probabilmente in Europa si contano sulle dita di una mano e uno è quello che gli gioca di fianco, cioè Brozovic. Però anche questa sera ha sbagliato tantissimi palloni Barella. Io noto soprattutto i cross. Una volta mi ricordo, ma senza andare troppo indietro nel tempo, l'anno scorso faceva 3-4 cross tutti perfetti, che a volte andavano se venivano trasformati in gol, a volte no. Oggi in particolare ha messo in mezzo tanti palloni o troppo lunghi o troppo corti, arrivava lì anche con delle buone giocate, poi sembrava quasi che la buttasse, come diresti tu, alla Candreva, no? Cioè io arrivo lì, poi la butto in mezzo, come Sì. va. Da uno che ha una qualità enorme come Barella, mi aspetto qualcosina di più anche lì. Non è una bocciatura la mia, però secondo me Barella è un top player dell'Inter e in quanto top player va benissimo che corri, va benissimo che dai tutto, però dov'è che fai la differenza? Quando devi mettere la giocata. Mkhitaryan oggi ha tirato poco, ma quella volta che ha tirato col suo piede di prima l'ha messa all'angolino e ti ha portato in vantaggio. Ecco, io da Barella mi aspetto, l'ha già fatto, forse ha fatto un passettino indietro, mi aspetto che rifaccia quel passettino avanti, poi a livello di corsa e generosità, ripeto, ha pochissimi uguali senza dubbio. Ci sarà da discutere anche su Inzaghi. Oggi si è preso qualche rischio con questa formazione. Alla fine credo abbia avuto ragione lui. Comunque, anche se poi il risultato è stato sbloccato con i cambi, Darmian non mi è piaciuto moltissimo stasera. Soprattutto poi sul gol anche qualche responsabilità ce l'ha. Chiuderei con la classifica, prima di chiudere a parte poi faremo le pagelle, quindi con tutti i voti dei giocatori dell'Inter scesi in campo stasera, la classifica che quindi vede il Napoli in vetta a 62, l'Inter rimane a meno 15 a quota 47, il Milan a quota 44. Domani vedremo poi le altre partite di Atalanta, Roma e Lazio. L'Atalanta che affronta il Lecce in casa, la Roma contro il Verona e la Lazio contro la Salernitana. Prossima gara per l'Inter, il Porto mercoledì in Champions e poi tra una settimana, domenica alle 12:30, Bologna-Inter, sperando che questa volta non cambino protocolli vari a mezz'ora dal fischio iniziale, rischedulando il fischio d'inizio in una data che poi diventerà funesta. Speriamo di no. Chiudiamo qui la nostra clip, a parte troverete le pagelle, come sempre, con i voti della community di Passione Inter. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e vi aspettiamo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club.